Cappelli un po' strapazzati tutti. Saluta tutti, ciao. Ciao, 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 ciao. Saluta tutti. Sei stanco? Mm? Allora oggi... Dai, vai Nanna. Vai Nanna. Non li saluti? No, niente, oggi non salutiamo oggi. Sei stanco? Dai, giù. Vabbè, dai, capelli un po' strapazzati, quelli che sono, vabbè. Notte fonda, comunque, bentornati tutti ragazzi sul canale. Oggi ho deciso di portare un contenuto che per me può aiutare tantissimo, vi può aiutare tantissimo, le vostre attività, come migliorare il magazzino, come... cioè, c'è un po' di bel contenuto che magari alcune persone non lo sanno, ho deciso di portarlo perché per me davvero vi può aiutare tantissimo, ma tantissimo. Faccio un piccolo riassunto per capire cosa vedrete in questo video. Eh, analisi, l'analisi è un'analisi ABC incrociata, quindi sul fatturato e sulla gestione del vostro magazzino. Magazzino si sa nel 2024 costa, cerchiamo di farlo il meno possibile in un modo con la testa, quindi efficiente. E andremo a vedere quindi come fare una semplice analisi ABC sul fatturato, che già qui se vi volete fermare ragazzi cambiate drasticamente perché riuscite a vedere i prodotti che effettivamente voi vendete di più. Quindi se l'80% del fatturato vi viene dato dal vostro 20%, capite bene che bisogna spingere su quello. Magari sono cose che già sapete, ok, ci può stare su questo qui. Step in più mettiamo la gestione del magazzino. Quindi più avanti vi insegnerò come fare la giacenza media, ok? In un modo un po' più semplicino, si può fare anche a livello un po' più professionale, quindi giorno per giorno, in base se voi avete un sistema, un software che vi dà la giacenza giorno per giorno, in base allo scarico, al carico del vostro magazzino, senz'altro si può fare. E ecco, that's it. Mm, Spero davvero, ci tengo tantissimo, spero che questo contenuto vada bene, condividetelo, lasciatemi dei feedback o se volete qualche, non so, qualche curiosità, scrivetemi pure nei commenti o scrivetemi in privato, comunque l'email c'è. E vi lascio il video allora ragazzi, ecco perdonatemi, sono stato un po' con la voce così, ma un po' di notte, vabbè, è un po' lento, ecco. Non perdetevi d'animo, è fattibile. Scrivete nei commenti se trovate qualche problema, vi aiuto, nessun problema. E va bene, ciao ragazzi, vi lascio il video. Rieccoci, perfetto. Faccio vedere qui brevemente cosa andremo a vedere. Allora, questo è l'analisi ABC, cioè il primo trimestre, per quanto riguarda solamente Amazon in questo caso, in quanto c'è una gestione dei dati abbastanza ligia, ok, non mi veniva il termine, passatemi il termine, utilizzo per reperire dati Sunwizard che ogni tanto magari sì, ci sono dei problemi tecnici, però sono molto affidabili, si collegano tramite API direttamente al vostro seller, quindi è un ottimo tool ecco, per i seller. Quindi questo qua sarà il risultato finito, dove per ogni codice, quindi per ogni codice dove andremo a trovare la classe per il fatturato, la classe per la giacenza, andremo a incrociare e andremo a ottenere questa tabellina qua. Da questa tabellina qua dopo faremo diverse valutazioni, c'è scritto anche un post sul blog comunque, vediamo se lo trovo qui. Dopo andremo a seguire questo qui, comunque spiego tutto nel dettaglio come fare e sì, dopo possiamo anche migliorarlo volendo vedere. Perfetto, direi adesso vado a tirare giù i dati, questo qui ecco, primo trimestre, vado a tirare giù i dati del secondo trimestre del 2024 e dopo lavoriamo insieme, vi faccio vedere anche le formule e tutto. Adesso sono tornato su internet,
commentiamo un attimino l'analisi ABC sul fatturato. Come vi dicevo prima, è un game changer senz'altro. Per chi la usa già è ottimo, per chi non la usa invito davvero ad utilizzarla, questa piccola strategia. E quindi, ricapitolando i procedimenti, tabella pivot, io divido per marketplace, quindi so anche, dopo si può andare un po' a vedere anche l'andamento. Questo qua ricordiamo che è il primo trimestre, io l'ho fatta sul secondo, almeno dopo possiamo andare a vedere se siamo migliorati, siamo peggiorati, così. Quindi mettiamo in ordine decrescente, quindi dal più grande al più piccolo. Primo step l'abbiamo fatto, secondo step prendiamo la riga dei totali, andiamo a calcolare la percentuale per ogni singolo SKU, andiamo a fare la sommatoria dalle percentuali accumulate e andiamo a dare la classe. Allora, qui vabbè, verifica dei risultati, eccetera, eccetera. Perfetto. Vi lascio le formule. Nascondi se si vede. Ok, vi lascio le formule con gli se, con gli if, vabbè. Allora, ecco, tengo a precisare una piccola cosa. Comunque, ecco, siamo tornati indietro e vedete. Allora, perché è molto importante farla e perché vi invito anche a provarsi a farla? Eh, Perché vi permette di capire i codici e di fare, diciamo, una media sul futuro, secondo voi, delle vendite. Ecco, adesso non sono ancora ai livelli evoluti, quindi di calcolare esattamente, anche perché sarebbe impossibile, ma statisticamente più o meno si riesce a capire dove si può andare a parare, se abbiamo quelle quantità lì, se non abbiamo quelle quantità lì. Ecco, quindi molto importante, capiamo con questa analisi già solamente se fate questo primo passo riuscite a capire comunque i prodotti più venduti, prodotti che dovete tenere a magazzino, senz'altro, che sono quelli che ci devono stare a magazzino, e come diciamo riuscire a un po' ottimizzare il magazzino. Il magazzino, sappiamo bene, nel 2024 costa. Così riuscite, dopo dipende anche dalle vostre logiche e tutto, ad ottimizzare il magazzino e fare determinati ragionamenti, non so, senz'altro i prodotti in classe A, cioè non avete paura a spendere di più, andare dal vostro fornitore. Anche un'altra logica che si può utilizzare, non so, mi viene per esempio, guardo i miei codici, so che ho fornitori molto, molto bravi, molto forti, dopo si potrebbero andare ad analizzare il lead time di approvvigionamento, buono fornitore buono, e si possono fare tantissime cose partendo da quell'analisi qua. Comunque ecco, anche qui, se vedete, non so, vi do un piccolo tips, se vedete che 3, 4, 5 prodotti vi vengono dal vostro fornitore principale, tenetevelo stretto il fornitore, chiedeteli, non so, fatevi anche pagamenti anticipati o chiedeteli una riba a 30 giorni, fine mese. Comunque, fatto sta che quei prodotti qua sono molto importanti per la vostra azienda e di conseguenza questo fatturato vi viene principalmente dal vostro fornitore. Certo, se siete un'azienda produttrice è totalmente diverso il ragionamento, ci saranno altri aspetti senz'altro da migliorare, però sono piccole logiche, piccole idee, piccole riflessioni che vi voglio dare spunto, e mi piacerebbe che anche voi magari potesse commentare con altri piccoli spunti, se mi volete dare anche piccoli spunti, anche per migliorare qualche feedback, così va sempre ben accetto. Voglio sempre migliorare, tanto come dico sempre, so dove vado a finire, l'orgoglio proprio dentro non me lo porto, anche un po' dal lavoro che ho fatto, ecco, diciamo, che sto ancora facendo. E niente, quindi analisi ABC sul fatturato fatta. Adesso andiamo a vedere una piccola teoria sulla giacenza media, quindi andrò a scaricare tutte le quantità iniziali finali, il costo in acquisto, dovremo calcolare la quantità media, ok? Moltiplicata
per il costo, quindi quantità media moltiplicata per il costo di acquisto. Dopo andrò a fare una giacenza media per eh, mi sono perso, andrò a fare la media delle 3 giacenze medie per il trimestre. Quindi qua calcolo delle quantità medie. Io cosa che ho fatto siccome, ok, Pignolazzi mi diranno quantità media dovresti farla sui giornalieri, esatto, avete totalmente ragione. Io per semplificarlo un po' ho fatto quantità inizio, fine diviso 2. Ok? Quindi la quantità che avevo inizio dal mese X, gennaio 24, meno più la quantità che avevo a fine del mese, sempre X, quindi gennaio diviso 2, quantità media. Così per tutti i mesi, però gli SKU, almeno così si riesce anche un po' a capire l'andamento del vostro magazzino. Ecco, dopo questo qui è solo un magazzino di FBA e non è il nostro magazzino, il nostro magazzino non siamo ancora così evoluti da tenere tutto sotto controllo come fa Amazon, eccetera, eccetera. E dopo andremo a fare, come vi ho detto, una semplice formula, il costo di acquisto netto moltiplicato per le quantità medie, così andiamo a vedere la media del trimestre, più o meno che noi il costo di acquisto principale per ogni singolo item. Stessa cosa, dopo andremo a fare la percentuale sul totale, percentuale accumulata, classe, eccetera, eccetera. E dopo andiamo a passare all'analisi ABC incrociata e andiamo a fare conclusioni e vediamo alla fine. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, sono andato a buttare tutto su Excel. Sono abituato con Google, però vediamo di fare qualcosina. Ma per semplicità comunque non dovrebbero esserci problemi, ecco, diciamo così. Allora, queste due righe qui mi danno fastidio. Perfetto. Ho buttato sul database, ho fatto una tabella pivot, basta mettere in ordine decrescente, mi raccomando, è importante questo. Così, un attimino, almeno pulisco un attimo, prendo i dati grezzi puliti. Ecco, importante che questi dati qui siano appunto in ordine decrescente. Questo qua è il nostro fatturato. Andiamo anche a prendere la riga dei totali, facciamo un controllino sempre per sicurezza, che se dovrebbe essere giusto. Ok, perfetto. Se copiamo la cella, io ho riportato già in parte lo SKU, il mio SKU, qui cosa che andiamo a fare? La percentuale si calcola rispetto al totale così, e ci siamo copiati la cella, selezioniamo questo, funzione F4, insomma, ok, perfetto. Sono già presenti altri? No, non voglio niente, ok, no, io non volevo niente. Mm, adesso mi ha cancellato bene, non mi ricordo che cazzo di cella era. Ma sì, perdonatemi ragazzi, ma sì, Excel, ma dai, si vede che non sono abituato con Excel. Questo poco cambia, comunque arriviamo sempre anche alla fine. Allora, fammi andare a prendere la cella, me la blocco, ok, 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 buono. A me piacciono anche vedere un po' la differenza, almeno di due cifre percentuali. Business, ok, qui percentuale accumulata, tech, 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 ok, in fondo dovrebbe essere 100%, se tutto va bene, perfetto, ok, classe c'è una piccola formula, questa qua, la copio direttamente, che ve la spiego brevemente, quindi allora facciamo un piccolo recap.
le analisi ABC di Pareto o anche detta analisi incrociata ABC è data diciamo sul principio 80-20. In questo caso noi cosa stiamo andando a fare? Stiamo dicendo tutti i nostri codici, quindi l'80% del nostro fatturato ci viene dal 20% dei codici. Dopo, ecco, bisogna un po' variabile, cioè, su grandi numeri giusta concettualmente, ma su piccoli numeri magari può risultare sbagliata. Comunque ve la spiego, questa formula qua, quindi se I3 è minore di 0,8, quindi il nostro 80%, gli diamo un valore A. Quindi questo codice qui è nella prima parte che ci interessa. Dopo suddividiamo in altre tre piccole fasce, quindi mettere un altro se, molto semplice, e certo ci saranno i guru della matematica che bravi loro, beati loro, diciamo, faccio così, quindi se y3 è meno 0,95, b, c, vero o falso, ricade nella fascia B, restante falso, 5% finale. Perfetto. Quindi ci andiamo a copiare questa bellissima formula, la utilizziamo come spudorati perché non ci abbiamo voglia di scrivere. Ok. Quindi diciamo che se cambiamo solamente qua, perché ho aperto. Ok, adesso la chiudiamo, se no almeno lo possiamo modificare qua. Quindi se il nostro n modifichiamo, ok, ok, e mettiamo in mezzo, perfetto, calcolato già tutto, abbiamo già fatto la nostra prima parte sul fatturato, già qui possiamo avere, per me, adesso aspettate un attimo che stoppo la musica sotto. Ok, già qui possiamo avere un ottimo, cosa si dice? Un'ottima visione. Io invito tutti a farla perché davvero è un game changer, cioè vi permette di svoltare con la vostra attività. Commentiamo un attimino. Allora, con questa analisi qui molto semplice, l'80% del fatturato deriva dal 20% dei nostri prodotti, quindi se io vado a contare gli SKU, conteggio sono 394 SKU, ok? Segniamoci questo numerino, quindi 394 SKU, 394, almeno lo commentiamo un attimino. Vado a contare vado a selezionare gli SKU nella classe A, ok? Quindi che abbiamo detto in classe A, almeno adesso ci facciamo anche qualche ragionamentino, qui nella classe A sono 107, quindi molto semplice, sono il 27%, come vi dicevo non è giustissima, però cosa significa questa cosa qua? Significa che è il 30, già, dai no, il 30%, facciamo un po' più i precisi, il 27% di tutti i nostri articoli, ok, dopo anche qui bisognerebbe andare, se voglio mettere un po' le parentesi, un po' di parentesi, bisogna andare anche a vedere un po' l'incidenza, perché alla fine, come si può vedere qua, c'è molta incidenza su alcuni articoli, però quello del warehouse, vabbè. Comunque il 27% ci fa l'80% del fatturato, molto importante questa cosa qua. E vi rendete conto subito come come questo dato risulta importante, ecco. Altra cosa, molte volte, come ho scritto anche nel blog, adesso comunque dopo faccio vedere le slide con calma, le commentiamo assieme, perdiamo opportunità di vendita, quindi conversioni per i clienti, perché non abbiamo merce disponibile. E statisticamente questo qui fa perdere tantissimo. Io all'inizio, quando avevo iniziato, ancora all'inizio, questa qua è stata una delle prime cose che mi ero impuntato di sistemare, in quanto c'era qualcosa che non andava, però non riuscivamo a capire che cosa era.
ecco, facendo quell'analisi qui abbiamo capito un attimino con calma che era più il tempo che noi non avevamo la merce a magazzino, quindi possibili conversioni, quindi mancate vendite. Con questo semplice diciamo, procedimento, già voi riuscite a capire bene i prodotti che vendete di più, i prodotti che vendete di meno. Adesso stop un attimo, andiamo a commentare questa parte. Questa musica. Boh, vogato e niente, vi ho risparmiato un attimino un po' di calcoli, cioè un po' di lacuna, però vi voglio far vedere come faccio io. Quindi aprile 24, quantità di inizio, quantità di fine. Bene, ho fatto una stronzata, cazzo, perché ho lasciato la formula che però vi faccio vedere dopo. Vabbè, diciamo così, questi non ci servono più. Stavo guardando che cazzo stava succedendo. Ok, perfetto. Quindi qui finisco un attimo di completare. Ok, perfetto. Facciamo così. Tac, tac. Allora, maggio, quantità di inizio la faccio identica, anche se potremmo non farlo, però un po' per privizia. Dai, ce la teniamo così. Questo qui lo calcoliamo dopo, perché non abbiamo abbastanza i dati. Qui c'è qualche errore? No, perfetto. Dopo lo so che vi dà fastidio, metto tutto a destra, ve lo giuro. Facciamo così, anzi facciamo subito, dai. Tac, destra, perfetto. Ok, vado a prendere i dati, vi faccio vedere anche le formule. No, queste no. Ok, ok. Licenza 30%. Una qua. Perfetto. Mm. Allora, un attimino. Ok, tac tac tac. Mm. Uh, Allora, tac, dai, no, l'ho cancellato, che stronzo che sono. Giusto perché ho anche sbagliato a prendere l'intestazione. Allora, qui vediamo una cosa. Quindi questo è lo SKU, ok? Questa è la colonna delle quantità a fine del mese e questo qui è il valore che adesso utilizzeremo. Come facciamo a riportare questo e questo, se sono separati o non sono separati? Ok, semplice, cerca.vert, cerca.x, o vedete voi, sono un esperto di Excel. Andiamo a prendere lo SKU, ok? Matrice della tabella questa, quindi Shift, spostate tutto con le freccettine, Control, tenete, ok? F4 che vi blocca, ok? Sbagliato, perfetto. Indice 2, vogliamo prendere la quantità, intervallo falso perché non è, vogliamo una corrispondenza esatta. Bene, falso. 281 ci riporta, facciamo tac e via. Adesso però prima abbiamo fatto una cosa abbastanza gravosa, mettiamo così e sì, perché ci potrebbero essere gli SKU che prima non c'erano, facciamo così, rimuoviamo, ok, ok, così, perfetto, 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 ecco, vedete, qui c'erano dei nuovi SKU, sì, assolutamente, questi qui non, però magari questi qua,
Adesso comunque andiamo a sistemare, anche perché ho visto delle cose, quindi mettiamo un se punto errore e mettiamo quantità 0, doppio clic, andiamo a vedere giù in fondo, ok, doppio clic. Perfetto, come potete vedere ci sono degli SKU che magari qualche cliente ha reso e ok, allora questo però mi servirebbe spostato cari. Ok, qui facciamo vabbè, media, sono abituato. Ok, dai, da bravo. Ok, aprile, perfetto. Tanto, ok. Perfetto, 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 perfetto. Va bene, non mi sembra nessun problema. Mm, Dovremmo arrotondare all'intero. Però tanto dopo esce con una cosa che ce ne frega. No, va bene così. Ok, perfetto. Adesso facciamo un'ultima cosuccia. Guardiamo le mie doti di Excel in diretta. Cerca.vert, questa cosa qui deve essere data tac, tac, ok, facciamo 1, 2, 3, 3 è un falso, ok, ok, perché ce n'è uno in più, ok, ci scelgo, perfetto, facciamo così, tac, questo qui è il valore totale, troviamo il prezzo d'acquisto, quindi questo qui è quello che a noi serve. Adesso qui mettiamo 4, se punto errore, mettiamo 0 per non avere scarsi. Perfetto, questo qui è il nostro euro, che sono il valore in acquisto. Sì, da qualcuno non ce li hanno dentro perché il babbo non ce li ha messi dentro, però vabbè. Questi qui esatto, cioè questi qui non ce ne frega un cazzo. Va bene, allora adesso avete visto le formule comunque, ve le faccio le ricommento, quindi quantità finale, sì, punto errore per metterci lo 0, cerca punto vert, andiamo a vederla, andiamo a prendere la quantità alla fine del periodo, in questo caso il 2024 andiamo a prenderla, vi ricordo di bloccare le celle in questo caso, numero 2, falso perché deve essere una corrispondenza esatta, se vi esce qualche errore attenzione perché magari avete sbagliato a convertire comunque i numeri in testo, non è giusto. Qui è la media e qui abbiamo preso il valore di un singolo pezzo acquisto. Quindi qui facciamo così, tac, tac, ok, dovrebbero essersi frizzati, come dice il buon vecchio RIP. Perfetto, perfetto, perfetto. Qui che cazzo è successo? Qui non si poteva dividere e quindi ok, perfetto. Allora, adesso abbiamo tutto, quindi quantità tac tac tac. Andiamo di qui. Preparo un attimino, faccio tutti i calcoli veloci e ci risentiamo, anzi dai, non lo so, fammi vedere. Ok, perfetto, sistemato un attimino, faccio vedere adesso come andiamo a prendere il tutto, teniamo sempre in parte, almeno se abbiamo uno storico, e dopo ecco, allora arriveranno fino a Razzi, come dice Povetti, sì, però non è giusto perché sono giornalieri del senso, sì, avete perfettamente ragione, purtroppo si possono fare quelle cose lì anche quando magari hai dei dati sistemati in un determinato modo, eccetera, eccetera.
Anche qui magari ogni tanto non ci sono dentro il valore di acquisto, possiamo mettere 1, giusto, sbagliato, sbagliato, perfettamente, però quando andremo a fare l'analisi ABC comunque se vedremo un errore sbagliato potremmo anche valutare, ecco, cioè questo qui è molto alla buona per cercare di capire effettivamente come sta andando il nostro magazzino, se nell'arco di un mese riusciamo a sopperire alla domanda, eccetera, eccetera. Quindi vediamo la giacenza media in questo caso. Allora, giacenza media in questo caso, com'è che si fa? Studiamoci. Allora, qui c'ho tutto, c'ho per 2. Allora, va bene, facciamo così, dai. Almeno più semplice, perché sennò diventa un macello. Pa, 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 pa. Allora, questo so che ho fatto un uguale. Questo possiamo fare un uguale, vado a riportare direttamente, tanto sono in ordine così. Questo è il costo di acquisto, questo acquisto, acquisto netto. Ecco, ricordatevi che la licenza è netta. Va bene, quindi questo qua, cosa che sarà? Sarà dato da questo per il nostro cerca.vert, il nostro cerca.vert di questo, ok, andiamo qui, shiftiamo, blocchiamo, no, che cazzo ho fatto? Colonna sarà 1, 2, 3, 4, falso, sarà giusto? 257 per 2 fa, esatto, 514, perfetto. Cazzo che pro, no scherzo. Allora, solito, se punto errore, tech, 0, via. Quanti non ce ne sono inseriti? Bene. Sono... ok, no, sì, ok, però ci sta. Perché magari quel mese lì non avevamo inserito quell'articolo lì, ci può stare, ci può stare. Perfetto. Detto questo, andiamo avanti, procediamo. Quindi qui è la stessa cosa, sapete che sono pigro, quindi tac, tac, se punto errore di K3, quindi K3, ok, cerca punto Z, ok, andiamo a modificare il range temporale della tabella, ecco, io sono stronzo, senz'altro avevo preso gennaio, comunque devo andare a prendere questo con la quantità media, perdonatemi, è notte fonda, 493. Allora, fammi vedere un attimino, quindi anche qui sono a maggio 2,46 fa 400, ok, non ci può stare, 46,5 per 2 fa 493, esattamente, ok, sì, no, va bene, va bene, va bene, perché io avevo un problema prima, perché stavo dicendo questo, dov'è che l'ho preso? Esattamente, ho fatto una stronzata, perché è gennaio, ho sbagliato. Perdonatemi, allora, quindi questo qui è aprile, F4, ok, oddio, facciamo il test
450,5 per 2 fa 917. Ok, va bene, confermato. Sapete. Ok, sempre un black. Tac. Ok, tac tac, andiamo a modificare questo. Andiamo a prendere giugno 2024. Ok, blocchiamo. Ok, tac. Sempre test per sicurezza 477. Sarà 2 qualcosa? 238, va bene, 435, sono 70. Con i 3, fammi vedere, 6, 6 e 7, perfetto. Allora, adesso media, facciamo una media di queste 3, vediamo. Ok, adesso dobbiamo sistemarlo in ordine. Come possiamo fare? Allora, sempre in ordine, sì, ci sarebbero dei metodi un po' più carini, però vabbè. Facciamo la seconda, vabbè, stiamo su TRM, licenza media. Allora, prendiamo questo, prendiamo questo, tac, 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 frizziamo e facciamo così. Perché? Ordine, più grande, più piccolo. No, perché mi ha preso il coso, cazzo. Facciamo così. Ok, dovremmo esserci. Mi ha ordinati dal più grande al più piccolo. Andiamo a vedere il valore del magazzino. In media, nel secondo trimestre che abbiamo tenuto. Vediamo, vi dico subito se è possibile o non è possibile, tenendo conto che dovrebbe... ma sì, dai, come bambini della gira, figura nessuno così. 13.000, sembra un po' bassino, cazzo. Però una media. Fammi vedere il totale nel primo trimestre, quanto cazzo è? 8.153. Qui però è successo qualcosa, Qui è successo qualcosa di non buono. No, cazzo. Cioè, mi ha preso tutto questo. Infatti, visto che ho sbagliato a fare qualcosa. Perché, ma... perdonatemi, mia colpa. Facciamo così. Tac, allora.
Allora, quindi tac tac, ordine affida, ordine piano piccolo, ancora cazzo, Fabio, ordine piano piccolo, espandi la selezione, ordina, tac, fregati tutti. Torniamo qui, che ci serve solamente per fare i calcoli qui, elimina, sposta la cella in alto. Ok, perfetto. Adesso control, andiamo giù, tanto qua era 0, lo so, benvenuto. Ok, somma, tac tac, andiamo giù, tac, 13.000 ancora, e qua quanto cazzo era prima? Ecco, 12.000, ci può stare, ci può stare, ci può stare. Ok, adesso, come abbiamo fatto prima, potevo salvarmi, avete ragione anche voi ragazzi, la cella non l'ho fatto perché sono uno stronzetto di... perché sono uno stronzetto. Ok, F4, via, paff. Perché c'è questo problema? Perché Q3 diviso Q. Oh. Eh, cioè, perché? L'errore di visione perché? Ci sono euro. No, risolviamo con la magia nera. Sì, no. Mamma mia, dammi 1.000 lire. Ah, come ste cazzo no? Che sono mi cazzo come una bestia. Cioè, prendi per il culo. Sto facendo... perché mi dà errore, scusami. No, facciamo questa cosa qua. Errore. Ah. Forse ho capito perché. Sì. Adesso vediamo che vai. Ah, ok, ci siamo. Perché mi piacciono sempre due numerini. Perché lo ha in euro. Ok, sotto va bene, devo arrivare a 100. Ok, adesso converto, tac, come ho fatto prima, ragazzi, stessa cosa. Tac, tac, andiamo a vedere se ci ricordiamo la classe. Oh, che bello. Un attimino, giustamente, se questo test qui è minore di tutto, questo bello. Ok, 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 perfetto, ci siamo, ci siamo, ci siamo. ABC, 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 ABC. Ok ragazzi, abbiamo finito questo lunghissimo processo, abbiamo partorito. Adesso ABC fatturato del primo trimestre ce l'abbiamo, ABC fatturato del secondo trimestre, analisi ABC incrociata, eccoci qua. Allora, semplice, copriamo, tac, ci mettiamo di qua,
no, non mi piace così, ci mettiamo di qua, facciamo secondo trimestre del 2000 ok, andiamo a prendere gli SKU e tac, gli SKU prendiamo questi sul fatturato che ci dovrebbero essere tutti, analisi ABC incrociata, ok, non capisco perché. Ok, un fastidio. Dai, da bravo. Ah, ecco, ok. Allarghiamo. Ok, so che anche a voi dà fastidio queste cose qua. Mhm. Molto bene. Adesso, nostro amato, perché c'è il grassetto? Togliamo il grassetto. Allora, adesso, ok, scusatemi questo piccolo taglio, ragazzi, ma ho avuto dei problemi. Quindi, ritorniamo nell'analisi ABC incrociata. Ok, ho preso tech, SKU, tutti gli SKU, fatturato e l'emergenza. Allora, qui ho un problema. Come posso fare a spiegarvelo? In questo caso qua mi dava un errore. Eh, Perché mi dava un errore? Non lo so il perché mi dava un errore, molto probabilmente ho eliminato questo SKU dietro e quindi ho fatto un errore io. Quindi io ho messo se punto errore mi viene fuori un AC, un AC nel caso peggiore. Questo non dovrebbe, diciamo, andare ad influenzare niente, ecco. Comunque vabbè, qua un semplice concatena tra una e l'altra, qui è 6 punto errore C, altrimenti cerca punto verde, la solita. Ok, così questo posso togliere. E adesso andiamo effettivamente a fare un'analisi. Quindi qui possiamo benissimo copiare, quindi scorte fatturato e dopo andiamo a fare una bella valutazione. Copiamo il tutto, possiamo anche andare a fare dei confronti dopo volendo vedere se siamo stati, no, vabbè, però lasciamo con le formule, se siamo stati bravi, se non siamo stati bravi. Allora, qui il totale degli SKU, vabbè, qui è vuoto. Dai, mamma mi sbaglio sempre perché allora, qui il totale degli SKU sono 393, quindi ottimo, già qui abbiamo aumentato le nostre differenze, certo ci possono essere alcuni nell'Amazon Warehouse, mm, però non male, non male. Allora, l'intervallo, questo qui è l'intervallo, andiamo a contare, quindi sempre bloccato, 58, perfetto, copiamo sempre questo qui e esattamente, facciamo così, ok. Allora, dopo vado a mettere sopra e sotto, almeno vediamo un po' la differenza. Vediamo se siamo stati bravi o abbiamo peggiorato. Se abbiamo peggiorato ci potrebbero essere anche degli errori, senz'altro anche da parte dell'analisi che sono un po' stanchino qua. Non prendiamoci scuse, dai. Non prendiamoci scuse. Ehi là. Perfetto. Allora, questo qui è bene. Diviso questo. Ok, sì, faccio così teoricamente. Sì, dai, cazzarola, ma anche te. Allora, i dati dovrebbero essere giusti.
le celle, tac. No! Ok, così, perfetto. Ah, avevo usato il colorini identico. Dai, usiamo questo perché dopo avevo usato quelli quelli di Google sono un po' più fighi. E ci avviciniamo, dai. Allora, ok, andiamo a vedere un attimino subito questa, quindi scorte fatturate, il totale, e andiamo a commentare un attimino, dai. Allora, come possiamo vedere, siamo stati abbastanza bravini a tenere i codici eh, nel 14%. Abbiamo aumentato di qualche punto percentuale, abbiamo, abbiamo aumentato di neanche 0,5. Le saluti, ok? Commenti con me? Dai, commentiamo assieme quello che abbiamo fatto. No, non vuoi commentare? Andare a nanna. Vai a nanna, dai. Vai a nanna. Vai a nanna. Vai. A cuccia. A cuccia. Ok, perfetto. Allora, come possiamo vedere, mettiamo sempre, facciamo anche una breve spiegazione. Questa qui è quella del secondo trimestre, ok? Primo trimestre. Allora, le referenze sono aumentate, c'è da dire anche che c'è una bella differenza, c'è un bel delta, quindi quasi 30 referenze in più, però attenzione perché abbiamo conteggiato anche gli Amazon Warehouse. Allora, i codici sono passati da 52 a 58 in fascia AA, BB e CC. Qui abbiamo diminuito le referenze in fascia CC, molto bene, questo qui ottimo. Qui abbiamo aumentato i prodotti in fascia BB, che dopo andremo a spiegare che cosa vuol dire, e abbiamo aumentato anche un po', allora questi prodotti qui sono prodotti senz'altro di testing che bisogna valutare e bisogna stare attenti un po' a questi due. Senz'altro, cosa c'è da dire? Stiamo un po' peggiorando, cioè ci siamo permessi un attimino di tenere prodotti che facevano un buon fatturato con scorte abbastanza basse, ecco. Qui, anche qui, come si può vedere, c'è prodotti che non fanno fatturato, li abbiamo tenuti con scorte alte, ecco. Qui così, mentre qua prodotti che fanno fatturato abbiamo un po' di inefficienze, un po' quello. Comunque, adesso andiamo a capire bene il concetto, quindi vi invito anche a vedere sul sito internet. Qui per le conclusioni finali, come avevamo detto prima, che ci eravamo lasciati, andiamo un po' a vedere quello che avevamo detto per il primo trimestre. Quindi efficienza media risultato, ok. Allora, vabbè, questa qui è una gestione equilibrata, sovrascorta, rischio rottura stock, esattamente. Quindi AC, come abbiamo detto, alto fatturato, bassa scorta, bisogna stare un po' attenti perché sono prodotti comunque di alto fatturato, quindi viene presentata in situazione praticamente ideale, a un basso livello di scorte e corrisponde a un elevato fatturato. Attenzione, ideale sì, però non ci stiamo dietro, quindi rischiamo, se non siamo bravi, rischiamo di andare a rompere eh, lo stock, quindi c'è questo rischio di rottura dello stock. Cosa significa? Che magari non ci possono essere delle vendite, cioè non ci possono essere delle mancate vendite. Chi ha basso fatturato, alta scorta, quindi se
e anche qui facciamo un esempio, dobbiamo andare a fare, non so, abbiamo diverse spese il mese prossimo, a destra e a sinistra, dobbiamo andare a tagliare determinate cose che vogliamo fare, possiamo andare a iniziare da questi due punti qui, quindi AC e CA, ok? Adesso andiamo a vedere per noi. Come ho detto, abbiamo aumentato, ci siamo permessi di aumentare un po' a questo punto, senz'altro anche perché alcuni prodotti sono andati in fascia B, alcuni prodotti di fascia B potrebbero andare in fascia A, quindi va bene, cioè, sono anche delle logiche che si possono vedere. Se dobbiamo andare a ridurre comunque qualcosa, possiamo fare un filtro, qui così ci facciamo un bel filtro, ok, anzi facciamo un filtro del genere, eh, così, ok, almeno diamo un filtro, vi dico anch'io cosa ne penso. Allora, commentiamo cosa prima: alto fatturato, bassa scorta? Va bene, alto fatturato, bassa scorta, ok. Allora, già qui vedo alcune cose che ok, ci può stare, senz'altro. Questo articolo qui vedo già vero, questo qui molto spesso andiamo stock out, considerato anche che c'è stato questo, niente, non bisogna mettere scuse, è così. Questo qui andiamo molto stock out e dopo bisogna stare qui a vederli un po' uno a uno. Questo qui no, però è dato dall'errore che dicevo prima, 1858, non me lo ricordo adesso, 400, 305 c'è stato il periodo che siamo andati in stock out. Infatti se noi dopo volessimo fare una cosa, ecco, se noi dopo vogliamo andarci a spulciare, non so, andiamo a prendere per esempio questo codice qua, 400, 305, andiamo nel nostro database, ci siamo fatti, andiamo a vedere il secondo trimestre, qui così ci andiamo a fare un control find, no, niente, va bene, facciamo così allora, tac. Trova successivo, non è possibile trovare, trova tutti, ok. Molto probabilmente qui dentro non ce l'avevamo proprio, cioè quel periodo qua non c'è stato, c'è stato un errore per quanto riguarda la nostra analisi, quindi questo qui è un po' da valutare, ci possono essere degli errori, capitano gli errori. Quindi ne ho preso uno, dove sono andato? Analisi di incrociata qua, che non c'era, andiamo a vedere questo, ABC fatturato primo trimestre, ecco, dopo dovrei farlo un po' più ordinato perché anche questo non si trova, perché non si trova, trova tutti, 30, no, non si trova, ok. Qui ecco, qui molto probabilmente ci sono stati degli errori, quindi anche qui è da vedere negli errori della giacenza, molto probabilmente magari o che non abbiamo inserito lo SKU esatto, forse ne sono infinità di errori, però ecco, sappiamo che se sono comunque passatemi un po' il termine, questi qui ne ho già trovati 2 o 3, molto probabilmente sono 27, si può andare a vedere un attimino, vedere eh, vedere se effettivamente è così, se non è così, ok. Mm, questi qui sì, lo so che bisogna stare attenti. Guardiamo con questo qua se c'è dentro, guardiamo con questo qua se c'è dentro perché lo so che dobbiamo stare attenti con questo. Oh, ma perché poi? Scusami, se io faccio così. Cioè, ma che cazzo, prova tutti. Ma non ci credo, no, c'è qualche errore. No, no, assolutamente. No, non ci credo, mai nella vita. Cioè, dire che... la madonna. Cioè, ma qui non lo trovo. Vabbè,
volevo farvi vedere se riuscivo a trovare qualche errore, ma a quanto pare qui ci sono dei problemi con i dati, allora qua. Perché sono tutti fatturato alti, un po' mi dispiace. 196, 146, 195. Ecco, dopo comunque qui fate le vostre valutazioni. Io alcune cose so che ci devo stare attento. Va bene. E quindi abbiamo detto, ricapitolando, AC, alto fatturato, bassa scorta. Come si può vedere qua, bassa scorta con alto fatturato. Andiamo a vedere CIA, quindi basso fatturato, alta scorta. Ecco, in quel caso qui, cosa che possiamo fare? Possiamo andare in base rispetto al fatturato, dopo non è detto, potete anche tenervi queste cose qua, 40, 51, 002, so che è una cosa che mi interessa, facciamo così, tac, tac. Se mettiamo anche questo, che l'ha trovato. Ecco, qua, come potete vedere, la media è un po' altina rispetto, cioè, questo qui magari dopo ecco, può essere un prodotto che vi costa tanto, quindi vi alza la media, però voi dite, non so, sono 3-4 unità, tengo lì. E dopo bisogna fare anche questi ragionamenti qua, ragazzi, cioè, noi qui possiamo andare a vedere un po' di grosso, un po' di fine, dopo, ecco, le prime due aree da vedere sono alta fatturato, bassa scorta, quindi che bisogna spezzare un po' l'occhio, e basso fatturato, quindi che non ne vale la pena tenere con tanta scorta. Questi codici qua, come dico sempre, sono tutti codici, anche questo qui lo so, questo qui, quel codice qui lo so che non mi va mai a incularlo, però ce l'ho lì, sono tutti codici che comunque possiamo evitare anche di ordinare, ecco. In futuro massimo si fa quell'ordine una volta all'anno, ma si tiene lì proprio, però ecco, se dovete eliminare budget, questi qua tagliare fuori, cioè per un po' smettetela di ordinarli. Quindi zone da monitorare, alto fatturato, alte scorte, questa molto importante, quindi articoli contenuti in questa classe sono leggermente pochi, ecco questi qua ragazzi dobbiamo stare molto attenti, questi qui dobbiamo sempre averceli, perché se mancano questi andiamo a perdere un pizzo del nostro fatturato. Questi qua sono i codici che ci vogliono bene, che ci mantengono solida la nostra azienda. Ecco, quindi questi qui ci vogliono bene. Andiamo a vedere poi CC, quelli che potremmo eliminare. Vedete, dopo sono tutte valutazioni, ragazzi, cioè, vi dovete mettere lì con calma. Questi qui sono tutti quelli che possiamo andare a eliminare. Questo qui un po' mi dispiacerebbe, vabbè, però sì, effettivamente non sono tanti, cioè questo qui dopo fa tanto il numero nel warehouse, ma non è... Sì, alcuni dopo ecco bisogna vedere anche dagli errori che ci avevo messo dentro e tutto, dopo sta sempre anche ragazzi un discorso di confrontare un po' come era prima. Importante ecco, se dopo vi faccio vedere anche la dashboard che ho costruito, magari in un altro video che diventa un po' pesante se no. Quindi anche qui adesso se noi andiamo a selezionare tutto, non so, ci interessano determinate codici, per esempio 6558 se ce l'avevamo dall'altra parte, andiamo a vedere com'era, non so, se abbiamo migliorato, abbiamo peggiorato, prova tutti, dai. Trovo successivo, ecco, molto bene. Tipo nel primo trimestre questo AB, cosa significa AB? AB, B è una via di mezzo, cioè quella parte dall'80 al 90, cioè quel 15% lì. Siamo riusciti a migliorarlo, è diventato un pezzo di, siccome da AB siamo passati a A. Molto bene questo molto bene, perché è efficiente, si vede che il nostro magazzino sta senz'altro migliorando, abbiamo scorta giusta per il prodotto che vendiamo, comunque non è uno spreco. Comunque anche A, B non è male, bisogna stare un po' attenti che magari si rischia
di non avere abbastanza scorte con il fornitore, quelle cose lì, ecco, appena per quello, ragazzi. Ecco, un po' qui siamo in sovrascorta perché sovrascorta. Eh, riscrittura di stockout, esatto. Sovrascorta, sì, cioè dopo non è neanche detto, perché magari questi qui potrebbero passare in A, potrebbero passare in B. Ecco, è un po', sono sempre tutte da valutare. Comunque andiamo a vedere le percentuali. 7-12 siamo passati in 9-41, 35-34 siamo andati al 29-52. Direi che qui con calma stiamo avendo qualche miglioramento. Ci siamo permessi di tenere un po' più di scorta, sappiamo dove andiamo, ci sono anche alcuni errori, sappiamo anche dove dobbiamo andare a migliorare. Abbiamo peccato un po' nell'efficienza qua, perché comunque con gli ordini e tutto qui stiamo un po' peccando, però per il resto non mi sembra che vada male, ecco dai. Dopo alcuni erroretti un po' qua e là, con calma si sistema tutto. Va bene. Ragazzi, io anzi no dai, vi faccio vedere la dashboard. Io vi saluto, questo sono i miei KPI che io seguo. Io ogni mese faccio una breve analisi in base al dataset. E niente, questa qui è l'analisi ABC incrociata. Spero vivamente, dopo adesso vado a fare anche l'introduzione, spero vivamente che vi sia piaciuto, l'avete trovato interessante. Perdonate un po' la voce se ho commesso qualche cappellate. E ecco, se c'è qualche problema, possiamo elimina, ok? Se c'è qualche problema, non esitate a contattarmi, ok? O scrivete nei commenti, insomma, in modo lo troviamo, qui cambiamo il colore, lo mettiamo viola, lo vediamo subito. E perfetto, vi saluto ragazzi, lasciate un like e condividete se vi è piaciuto il video. Adesso faccio le premesse all'inizio che volevo fare perché ci tengo, anzi potrei farlo anche adesso, vabbè. No dai, faccio la fine. Faccio l'inizio. Ciao a tutti.